Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove vi racconto di una gita che ho fatto con i miei amici in camper. Il camper non è nostro, l'abbiamo noleggiato, abbiamo usato un sito che si chiama YesK e vi consiglio molto, se volete, fare una vacanza diversa. In questo video parlerò del viaggio da Rovereto, dove abbiamo preso il camper dal proprietario, fino a Norcia, una delle cittadine storiche dell'Umbria. Buona visione, attivate i sottotitoli e andate sul mio sito per la trascrizione. Ciao! Stiamo andando alla stazione di Rovereto, un posto molto tranquillo Rovereto, devo dire, con questa casa cantoniera. Queste case, ragazzi, una volta erano usate da chi lavorava e aggiustava le strade. Queste persone lavoravano per il governo, si occupavano della manutenzione della strada e queste persone dormivano in queste case cantoniere. Adesso ormai non si usano più perché non c'è più bisogno, ma una volta, quando si doveva costruire lontano dai paesi o dalle città, i lavoratori potevano fermarsi a dormire senza dover tornare a casa la sera tardi. Bello, no? Ci sono anche nel vostro paese? Sto entrando in stazione, guardate che belle colonne. Molto bello, no? Queste sono le macchine automatiche per comprare i biglietti. Tecnologia. Il nostro amico è quasi arrivato col treno. Una volta arrivato il nostro amico, andiamo a prendere il camper e partiamo per questa fantastica e assolutamente necessaria vacanza. C'è troppo caldo, ragazzi. Ci siamo fermati da Lidl per fare la spesa e la macchina è carica di zaini, di borse con il cibo, perché ci aspettavamo di prendere il camper e poi fare la spesa e nel camper avremmo avuto più spazio. Invece no, siamo in 4 e lo spazio per le borse è appena sufficiente, immaginate. Il Lidl in Italia è un tipo di supermercato che si chiama discount, cioè con i prezzi scontati, i prezzi bassi, ma una scelta inferiore, una scelta più bassa rispetto agli altri supermercati. Lo vedete? Quello non è il nostro camper. Purtroppo abbiamo avuto un problema con il pagamento e non riusciamo a pagare la caparra, cioè i soldi che servono al proprietario del camper per pagare qualcosa, se succede qualcosa, se c'è un problema. Quindi il proprietario del camper è più sicuro ad avere questi soldi e non deve aspettare che noi paghiamo eventuali danni. Questa si chiama caparra e il sito ci sta dando problemi nella prenotazione. Speriamo che finisca a breve. Guardate che bel camper. Io sono molto geloso di questo camper. Ragazzi, il padrone del camper ci ha fatto vedere tutte le caratteristiche del camper, ci ha fatto vedere come scaricare l'acqua. Adesso stiamo firmando i documenti, scarichiamo la macchina con i nostri bagagli e partiamo. Che bel fresco! Ragazzi, qua c'è tanto fresco. Ci saranno 15 gradi più 30 gradi in totale. C'è così tanto caldo che in italiano diremmo che si muore dal caldo. Infatti l'ombra è una manna dal cielo in queste occasioni. Una manna dal cielo significa che è come un regalo dal cielo. E l'ombra veramente salva la vita. I miei amici stanno cercando di chiudere il camper, ma è un po' difficile, mi sembra. Mentre i miei amici chiudono il camper,
io vado in un posto fantastico quando si viaggia in autostrada. Questo posto si chiama Autogrill. Il nome Autogrill originariamente era il nome di una catena di ristoranti e bar nelle stazioni di sosta dell'autostrada, quelle dove ci sono i parcheggi, ci sono i bagni e si fa benzina. Ma questo nome è diventato così comune che tutti questi posti, anche di altre marche, si chiamano Autogrill. Ed è un'esperienza pazzesca andare in autogrill. Uno dei problemi dell'autogrill sono i prezzi altissimi. Per esempio, una lattina da Coca-Cola di mezzo litro costa 3,90 €. Ragazzi, come vi dicevo, negli autogrill le persone si fermano per mangiare o per bere o per andare in bagno, ma vicino agli autogrill ci sono anche le pompe di benzina e nelle pompe di benzina c'è questa scritta fai da te, cioè potete servirvi da soli la benzina senza chiamare un operatore. Quindi fai da te, fate da soli. Non avete bisogno di qualcuno per mettere la benzina nella macchina, potete farlo da solo. Mi ricordo che in Kazakistan molte persone non volevano farsi la benzina da soli perché avevano paura di sporcarsi le mani, avevano paura dell'odore della benzina. Nel vostro paese è comune farsi da soli la benzina o non è normale? Ci siamo fermati a far benzina in Umbria perché non so se vedete il prezzo, ma costa molto poco. Addirittura pensate, c'era una pompa di benzina prima e il prezzo al litro del diesel era 5, quasi 6 centesimi in più. Vuol dire che ogni 100 litri si risparmiano 6 euro. Quindi abbiamo deciso di fermarci per fare il pieno, cioè riempire il serbatoio. Adesso magari vediamo, mentre i miei amici fanno manovra, cioè allineano il camper per attaccare la pompa, vi faccio vedere dei divieti. Vietato fumare, vietato usare fiamme libere, cioè con il fuoco, come gli accendini, e vietato l'uso del telefono. Questo è interessante perché io sto filmando con una macchina fotografica e vietato tenere il motore acceso, cioè c'è il pericolo di incendio. Adesso una macchina è arrivata e non ci passa, quindi ha chiesto al camper di spostarsi per poter fare benzina. Alla fine non possiamo spostarci perché abbiamo già acceso il pulsante. Apparentemente forse c'è una perdita sotto il camper, forse è l'acqua. Speriamo non sia niente di grave. Ragazzi, siamo arrivati nella bellissima cittadina di Norcia che purtroppo è stata colpita dal terremoto nel 2016. Il terremoto ha causato gravi danni alle architetture storiche, alle case delle persone e molte persone sono rimaste senza casa per tanto tempo. E ragazzi, da come avete capito dal mio cappello, c'è un caldo da morire. Come vi dicevo ragazzi, questa zona è molto famosa per gli affettati, anche detti prodotti di norcineria, che servivano alle persone che andavano con gli animali come le mucche, le pecore e le capre per conservare la carne lungo i lunghi tragitti di montagna, quando ancora non c'erano i frigo ovviamente. Ragazzi, siamo arrivati in una bella piazza e come vi dicevo guardate le cosiddette impalcature, cioè di riparazione. Questa architettura serve per riparare gli edifici danneggiati dal terremoto. E visto che vi parlavo della norcineria, qua vicino a me c'è una norcineria. Vedete?
probabilmente ci fermeremo per mangiare il panino con la porchetta. Norcia, in Italia, è anche famosa per San Benedetto da Norcia. E qua vicino a me c'è la statua. Guardate, San Benedetto da Norcia, padre dell'Europa cristiana. La statua sarà in controluce, quindi vedrete poco, ma sarà sufficiente per farvi vedere quanto è bello. Dopo una salita molto difficile, siamo arrivati all'abbazia di Norcia, che purtroppo è stata rovinata dal terremoto. Adesso ve la faccio vedere l'abbazia. Vi parlavo, no? Che Norcia è famosa per San Benedetto. Adesso vi faccio vedere la statua del santo con l'animale da compagnia. Forse un maiale. Non so abbastanza di questa combinazione, ma visto che questa zona è famosa per la lavorazione della carne di maiale, per fare i prodotti da norcineria, come il prosciutto, il salame, è una bella combinazione. Ma non solo, ragazzi. Qui c'è anche un prodotto di, tecnologia italiana molto avanzato. Un citofono, cioè il sistema per suonare quando si va a casa di qualcuno, che è staccato. Guardate, è semplicemente appeso con i fili. Per me questo è tutto il genio italiano condensato in un piccolo prodotto tecnologico. Monastero di Sant'Antonio delle Benedettine, un monastero femminile quindi. Adesso, ragazzi, andiamo lungo questa strada ciottolata, cioè il pavimento di questa strada è fatto da tanti piccoli sassi tenuti insieme da, penso, il cemento. Non so bene che materiale utilizzi, ma non è molto piacevole camminare per tanto tempo sulle strade ciottolate. Però questo tipo di strade è perfetto quando piove. Ragazzi, guardate questo vicolo. Ci passa a malapena, con difficoltà, una macchina. Ragazzi, vi consiglio di venire in Umbria e visitare tutti questi borghi, non solo le città più famose, ma anche i borghi come Norcia, Cascia, Assisi. Ce ne sono tanti altri, sicuramente. Ovviamente, se non avete la macchina è un po' complicato, ma potete per esempio noleggiare una macchina o un camper e il viaggio varrà sicuramente la pena, cioè il viaggio sarà un'esperienza positiva e tutti i soldi che avete pagato vi sentirete contenti di averli spesi. Guardate questo cortile con la roba stesa, i vestiti stesi ad asciugare dopo la lavatrice. Poi c'è questa fontana Guardate le vespe, questi insetti velenosi che passeggiano sulla superficie dell'acqua. Guardate l'ombra che fanno, sembra un fiore. Guardate che bella. Guardate. Vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete un link al mio sito con la trascrizione in inglese e in russo. Ci sono anche i sottotitoli in italiano e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!